Buongiorno amici, oggi leggiamo un po' di cronaca, facciamo una cosa un po' strana, un po' diversa, però leggiamo di cronaca relativa all'attualità, alla strettissima attualità, però la leggiamo non sui giornali, non sui quotidiani, non sulle riviste, ma su un testo scritto 2500 anni fa. E la leggiamo da questa nuovissima edizione della Bibbia curata da Einaudi. E da che cosa partiamo? Partiamo dai patti di Abramo, di cui sicuramente avete sentito parlare anche nei telegiornali e nei media. In quel giorno il Signore, cioè Yahweh, strinse un'alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto fino al grande fiume, il fiume Eufrate, ovvero i Keniti, i Keniziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Girgashiti e i Gebusei. Io vi ho assegnato ogni luogo che attraverserà la pianta dei vostri piedi, come ho detto a Mosè. Il vostro territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, l'Eufrate, tutto il paese degli Ittiti e fino al mar Mediterraneo a occidente. Nessuno potrà opporsi. Sii forte e coraggioso, Giosuè, poiché tu farai ereditare a questo popolo il paese che ho giurato ai loro padri di dare loro. Nelle steppe di Moab, lungo il Giordano, nei pressi di Gerico, il Signore parlò a Mosè. Parla ai figli di Israele e riferisci loro. Quando avrete passato il Giordano e sarete nella terra di Canaan, espropriate tutti gli abitanti del territorio davanti a voi, distruggete tutte le loro raffigurazioni, distruggete tutte le loro immagini di metallo fuso e demolite tutte le loro alture. Prendete possesso della terra e lì stabilitevi, poiché io vi ho assegnato la terra perché la possediate. Dividete la terra a sorte tra i vostri clan. Per i più numerosi aumentate la porzione di eredità, per i più piccoli riducetela. Ovunque la sorte cada per ognuno, essa gli appartenga. Eseguite la divisione in base alle tribù paterne. Ma se non espropriate davanti a voi gli abitanti del territorio, coloro a cui avrete concesso di rimanere, vi siano spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi tormentino nella terra in cui vivrete. Così come mi ero proposto di trattare loro, io tratterò voi. Il Signore parlò a Mosè. Ordina ai figli di Israele e di loro: quando entrerete nella terra di Canaan, quella sia la terra che vi toccherà come possesso ereditario. La terra di Canaan delimitata dalle sue frontiere. La vostra regione meridionale si estenderà dal deserto di Zin, fiancheggiando Edom. In tal modo il vostro confine meridionale partirà dall'estremità del Mar Morto a oriente. Tale confine poi volgerà a sud della salita di Akrabim e passerà per Zin. I suoi sbocchi saranno a sud di Kadesh Barnea, raggiungendo Hatzar Addar e passando per Azmon. Da Azmon il confine volgerà verso il Wadi d'Egitto e finirà al mare. Il vostro confine occidentale sarà il Mar Mediterraneo.
questo sarà il vostro confine occidentale. Quando Giosuè e i figli di Israele ebbero finito di colpire quelle genti, facendo una strage enorme fino a sterminarli, solo alcuni superstiti riuscirono a sfuggire e a raggiungere le città fortificate, e tutto il popolo ritornò in pace all'accampamento da Giosuè presso Macchedà. Nessuno affilava più la sua lingua contro i figli di Israele. Quello stesso giorno Giosuè si impadronì di Macchedà e passò a fil di spada la città e il suo re, votandoli allo sterminio con ogni essere là vivente, senza lasciare alcun superstite. Trattò il re di Macchedà come aveva trattato il re di Gerico. Giosuè si trasferì con tutto Israele da Macchedà a Livnà e assalì Livnà. Yahweh mise anche quella e il suo re in potere di Israele, che la passò a fil di spada con ogni essere là vivente, senza lasciare alcun superstite, e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico. Giosuè si trasferì con tutto Israele da Livnà a Lachish, che cinse d'assedio e attaccò. Yahweh mise Lachish in potere di Israele, che la conquistò il secondo giorno. La passò a fil di spada con ogni essere là vivente, proprio come aveva fatto a Livnà. Oram, re di Gezer, era venuto per soccorrere Lachish, ma Giosuè colpì lui e il suo popolo, finché non rimase alcun superstite. Giosuè si trasferì con tutto Israele da Lachish a Eglon. La cinsero d'assedio e la assalirono. Quello stesso giorno la conquistarono e la passarono a fil di spada. Votò allo sterminio ogni essere là vivente quel giorno, come aveva fatto con Lachish. Giosuè con tutto Israele salì da Eglon a Hebron e la assalirono. La conquistarono e la passarono a fil di spada con il suo re, le sue città e ogni essere là vivente. Non lasciò alcun superstite, come aveva fatto a Eglon. La votò allo sterminio con ogni essere là vivente. Così Giosuè sgominò tutto il paese, la regione montuosa, il Negev, la Scefelà, i Pendii e tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni essere vivente, come aveva ordinato Yahweh, Dio di Israele. Giosuè li sgominò da Kadesh Barnea fino a Gaza e in tutto il territorio del Goshen fino a Givon. Giosuè conquistò tutti questi re e il loro territorio in un'unica spedizione, perché Yahweh, Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè ritornò con tutto Israele all'accampamento di Gilgal. A quel tempo non c'era un re in Israele e a quell'epoca la tribù di Dan cercava un territorio in cui stabilirsi, perché fino ad allora non le era toccata alcuna eredità fra le tribù di Israele. I figli di Dan inviarono dai loro clan 5 uomini ben addestrati, da Zorah a Eshtaol, a spiare la terra ed esplorarla. Dissero loro: andate a esplorare la terra. Quelli giunsero alla regione montuosa di Efraim fino alla casa di Mica, dove pernottarono. I 5 uomini si incamminarono e giunsero a Laish. Videro che in essa la gente risiedeva in sicurezza, secondo il modo di vivere di quelli di Sidone, tranquilla e al sicuro, senza che chi deteneva il potere nella regione agisse in modo offensivo. Erano lontani da quelli di Sidone
e con nessuno avevano relazioni. Tornarono dai loro fratelli Azzorà ed Eshtaol, che li interrogarono: «Che notizie portate?» Risposero: «Su, andiamo contro di loro, perché abbiamo visto che la terra è molto buona. Voi indugiate, ma non esitate a partire per prendere possesso della terra. Quando arriverete là, troverete una popolazione che si sente sicura. La terra è spaziosa e l'Elohim l'ha messa nelle vostre mani. È un paese in cui non manca nulla di quanto c'è sulla terra». Allora 600 uomini del clan dei Daniti partirono da Zorà e da Eshtaol, equipaggiati per la guerra. Quelli giunsero a Laish, presero una popolazione tranquilla e al sicuro. La passarono a fil di spada e diedero alle fiamme la città. Nessuno venne in suo aiuto, perché era lontana da Sidone e non aveva relazioni con alcuno. Era situata nella valle che si estende verso Bet Rehov. Ricostruirono la città e l'abitarono. La chiamarono Dan, dal nome del loro antenato Dan. Giosuè era vecchio, in età avanzata, e il Signore gli disse: «Sei ormai vecchio, in età avanzata, ma rimane ancora molta terra di cui prendere possesso. Ecco la terra che rimane: tutti i distretti dei Filistei e dei Geshuriti, dal Shihor di fronte all'Egitto fino al confine di Ekron a nord, che è considerato cananeo. I 5 principi dei Filistei, quelli di Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat ed Ekron, e gli Abbiti a sud. Tutto il territorio dei Cananei, da Arà, appartenente ai Sidoni, fino ad Afek, alla frontiera degli Amorrei. Il territorio di Geval e tutto il Libano orientale, da Baal Gad ai piedi del monte Hermon fino a Lebo Hamat. Io spossesserò davanti ai figli di Israele tutti gli abitanti della regione montuosa, dal Libano fino a Misrefot Maim, tutti i Sidoni. Tu però assegna l'eredità a Israele come ti ho ordinato. Dividi dunque questo paese come eredità tra le 9 tribù e metà della tribù di Manasse. Il Signore parlò a Mosè: «Vendica i figli di Israele contro i Midianiti, poi sarai riunito al tuo popolo». Mosè parlò al popolo: «Si mobilitino tra di voi uomini per una campagna militare e piombino su Midian a compiere la vendetta di Yahweh contro Midian. Inviate per la campagna militare 1000 uomini per ciascuna delle tribù di Israele». Furono così reclutati tra le migliaia di Israele 1000 uomini per ciascuna tribù, 12.000 equipaggiati per la campagna. Mossero dunque contro Midian come Yahweh aveva comandato a Mosè e uccisero tutti i maschi. Tra le altre vittime uccisero pure i re di Midian: Evi, Rechem, Zur, Hur e Reva, i 5 re di Midian, cioè uccisero i capi. Uccisero di spada anche Bilam, figlio di Beor. I figli di Israele fecero invece prigioniere le donne di Midian con i loro bambini, mentre razziarono tutto il loro bestiame, tutte le loro greggi e ogni loro bene. Poi dettero alle fiamme tutte le città in cui avevano dimora e i loro acquartieramenti. Presero tutta la preda e tutto il bottino, gente e bestiame. Quindi condussero i prigionieri, il bottino e quanto razziato a Mosè. Mosè
Elazar, il sacerdote, e i capiclan della comunità uscirono loro incontro fuori dall'accampamento. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, gli ufficiali di migliaia e quelli di centinaia che avevano fatto ritorno da quella campagna. Mosè disse loro: avete risparmiato tutte le femmine. Ora uccidete ogni maschio tra i giovani e così fate con ogni donna che abbia avuto rapporti sessuali con un maschio. Tutte le ragazze, qui c'è scritto ragazze ma in ebraico c'è bambine, che non hanno avuto rapporti sessuali con un maschio, lasciatele in vita per voi. Quest'ultima parte della lettura riguarda i Midianiti, discendenti diretti di Abramo, dunque indubitabilmente semiti. Non sono necessari altri commenti. Ciao, grazie e alla prossima.